Immaginate di essere un appassionato di motori nel 1992. È domenica mattina presto, siete pronti per guardare il motomondiale, vi sdraiate sul divano oppure rimanete a letto, i piloti si schierano sulla griglia di partenza, la gara parte, poi lo schermo diventa proprio così. Questo è il primo evento sportivo criptato della storia italiana e non solo. Da qui tutto cambia per sempre. Ma come siamo arrivati a questo momento e quali conseguenze ha avuto sulla televisione sportiva italiana? Questo è un capitolo molto particolare che ha trasformato il nostro rapporto con lo sport e la TV. Il 29 marzo 1992 è una data storica per la storia della televisione sportiva italiana. Per la prima volta, infatti, un'emittente televisiva, Telepiù2, trasmetteva un evento sportivo criptato, il Gran Premio di Suzuka, prima prova del motomondiale. La Gazzetta dello Sport del 28 marzo, a pagina 2, nella rubrica La Gazzetta della Televisione, che tra gli anni 80 e i primi anni 90 era un appuntamento quotidiano della Rosea, ricorda come negli Stati Uniti la Pay TV era diventato un fenomeno consolidato da ormai 20 anni. Lanciato da Ted Turner, proprietario della CNN, e contava già 59 milioni di abbonati con un centinaio di emittenti, di cui 3 sportive, ESPN la più vista, Sport Channel e Prime Ticket. In Francia invece dall'11 novembre 1984 era attiva Canal+, che in poco tempo è passata dall'essere sull'orlo della chiusura dopo un primo semestre abbastanza difficile all'ottenere 4 milioni di abbonati e aprire filiali in Belgio, Spagna e Africa. In Italia c'è Telepiù, che ha rilevato le frequenze nazionali di Telecapodistria, che quest'ultima è tornata a trasmettere sulle zone di confine fra Italia e Slovenia. Ragazzi, prima di andare avanti, ricordatevi che ancora stato, se non mi conoscete, io sono Nicola Sfontana per gli amici bomber, e in questo canale si parla solamente di motorsport, ma di MotoGP in particolare. Questo qui è il video prequel, diciamo, di una lunga serie che uscirà in futuro, ma non su questo canale, ma sull'altro canale dedicato solamente al calcio. Vi do un piccolo spoiler: saranno comunque video dedicati alla storia della televisione italiana, ma questo video riguarda proprio i motori in sé. Infatti, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, dato che comunque la stagione dei motori la stagione della MotoGP sta per iniziare, sono state presentate anche le prime livree da parte di Aprilia, quindi siamo belli carichi. Uscirà un bel video anche in futuro per quanto riguarda MotoGP, Liberty Media, tutto quello che secondo me dovrà fare Liberty Media per far risollevare la MotoGP, ma non vi dico nient'altro. Iscrivetevi per non perdervelo. Come vi ho detto, questo qui è un video prequel di una serie di video che usciranno in futuro sull'altro canale dedicato solamente al calcio, che trovate qui in descrizione oppure qui in alto nelle schede, quindi per non perdervelo iscrivetevi pure lì. E poi ci sono tutti i miei social in descrizione per non perdervi nulla e anche per vedere contenuti esclusivi che qui non vengono pubblicati, quindi ricordatevi di seguirmi. Torniamo a noi. Telepiù è un'azienda nata ufficialmente il 10 agosto del 1990, quando sul canale 51 comparve improvvisamente il suo logo. E a tutti gli effetti la prima pay TV italiana, in cui il principale ideatore è Silvio Berlusconi con la sua Fininvest, insieme ad altri 10 soci. Sempre in ottobre di quell'anno venne ufficializzato il network di Telepiù, ecco i suoi 3 canali. Telepiù 1, dedicata alla programmazione di fiction, film e telefilm. Telepiù 2, con una programmazione incentrata solamente sullo sport. E Telepiù 3, progettato come un canale di cinema in prima visione che ogni giorno trasmette un unico film. Nel 1991 Telepiù deve organizzarsi per quanto riguarda la sua redazione giornalistica e, spostandoci un anno avanti, nel 1992, possiamo dire che Telepiù 2, il canale dedicato solamente allo sport, ha un palinsesto bello ampio. Il campionato inglese di calcio, che viene chiamato ancora così in quel momento perché ancora non si chiamava Premier League. La Liga, l'US Open, il Wimbledon, il basket, NBA, atletica, wrestling e il motomondiale, che andiamo ad approfondire in questo video perché ci interessa particolarmente. Non solo italiano, ma questo è anche il primo evento sportivo europeo trasmesso a pagamento. E anzi, scrivete nei commenti se voi eravate presenti quel giorno e come ve lo ricordate. Alle 5 del mattino di domenica 29 marzo 1992 quindi parte la Pay TV anche in Italia, con la gara della 125, prima prova del motomondiale, seguita alle 6.50 dalla gara della 500 e successivamente alle 8 la gara della 250. Alla fine della diretta delle 3 classi, la programmazione di Telepiù 2 sarebbe tornata in chiaro a partire dalle ore 11 per far vedere la differita integrale, e alle 17.15 una sintesi del Gran Premio del Giappone. Le persone quindi sono tutte sintonizzate per vedere l'avvio della nuova stagione del motomondiale 1992. I piloti si schierano sulla griglia di partenza e a sorpresa, pronti via, cioè il segnale era chiaro per tutti fino al momento dello schieramento. Al pronti via, puff, partito tutto, criptato, se non avevi il decoder eri fritto. è un diluvio quello che scende nel sollevante. Nella 500 non mancano i colpi di scena.
Al primo giro è subito fuori Wayne Rainey, il 2 volte campione del mondo e attualmente in carica, cade e deve dire addio alla corsa dopo essere scattato dalla nona casella. Dopo qualche giro si stende anche Wayne Gardner, campione 1987, che però riesce a ripartire. Quella gara verrà vinta da Mick Doohan con più di 28 secondi di vantaggio sulla Suzuki di Doug Chandler e con più di 55 secondi sull'altra Suzuki di Kevin Schwantz. La gara poi a 4 giri dal termine vede un'altra caduta di Wayne Gardner che stava rimontando come un pazzo. Ma da lì la sua stagione sarà segnata perché in quella scivolata dopo aver sbattuto contro le barriere rimedierà una frattura alla gamba. E quella del 1992 sarà anche l'ultima stagione dell'australiano nel motomondiale. Nella 250 invece Luca Cadalora porta in alto il tricolore vincendo davanti ad Okada e a Oki e porterà in alto la nostra bandiera anche a fine stagione quando vincerà il suo terzo e ultimo mondiale in carriera. Out Reggiani a 3 giri dalla fine e fuori anche Romboni, Biaggi, Arada e Paolo Casoli. Per doveri di cronaca cito anche la 125 dove vinse il tedesco Ralf Wadman davanti a Bruno Casanova che era partito dalla pole e Nobuyuki Wakai. Quindi questo è stato il primo evento sportivo della storia sia italiana ma anche europea ad essere trasmesso a pagamento, quindi da una pay TV. E quali sono stati i risultati? Ci sono state delle conseguenze? Innanzitutto, l'abbiamo anche accennato prima, per vedere i programmi criptati serviva il decoder, altrimenti chi non ce l'aveva vedeva le immagini in questo modo, cioè in negativo. Mentre sul video sarebbe comparso un messaggio che spiegava come ci si poteva abbonare a Telepiù. La notizia dell'avvio della Pay TV in Italia aveva fatto fare un boom sulla richiesta di informazioni su tutta questa cosa, quasi 2000 richieste al giorno. Per abbonarsi era necessario pagare una tassa di iscrizione di 150.000 lire, quindi quasi 80 euro, per il possesso del decoder seguendo l'esempio della SIP per l'apparecchio telefonico. E si versavano 36.000 lire, oppure 20 euro, per il pagamento di un abbonamento bimestrale, semestrale oppure annuale. La novità della Pay TV però non venne accolta molto bene dalle case motoristiche italiane, Aprilia, Gilera e Cagiva, che si scagliarono contro Telepiù per la sua decisione di criptare le prime gare del motomondiale. La decisione di Telepiù di trasmettere i Gran Premi di motociclismo sulla Pay TV ha creato un'infinità di problemi a chi, per correre, ha bisogno degli sponsor. L'impegno finanziario di questi è legato direttamente al numero di persone che ricevono il messaggio pubblicitario attraverso le trasmissioni televisive. Non ha senso che una rete privata si accapari uno spettacolo di questo genere, portandolo via alla televisione di Stato e poi lo releghi in un ambito così ristretto. Chiediamo perciò che Telepiù trasmetta in chiaro, senza filtri elettronici, almeno le gare del campionato mondiale che si disputano in Europa, oppure noi disdetteremo i contratti pubblicitari con le sue reti televisive. Questo è il comunicato che arriva da Oliviero Cruciani, team manager della Gilera. Nico Cereghini però ci offre un altro dettaglio che arriva da Gilera e Cagiva. E forse non è un caso se la Gilera, che era partita nel 92 con Lavado e Ruggià, poi nel 93 aveva Gramigni e Casoli e si ritirò in quel 93 e nel comunicato stampa addirittura tra le cause dissero colpa della televisione che riduce il numero di quelli che possono vedere, porta via sponsor, li allontana per forza e quindi noi dobbiamo mollare. I problemi erano altri forse, però è pur vero che anche Cagiva l'anno dopo si fermò, 94. Quindi effettivamente questa storia della televisione a pagamento portò un bel danno alle case, ai team, perché gli sponsor erano ben poco interessati con quei numeri di ascoltatori, ovvio. Infatti prima il motomondiale veniva trasmesso dalla Rai, quindi in chiaro e visibile a tutti. E quali sono state le differenze in termini di ascolti? Il Rai, quando le moto andavano forte, arrivavano penso a 1,5 milioni, forse 2, a memoria mia. Più avanti con Mediaset, ti ricorderai, abbiamo superato i 10 milioni, ma l'era Rossi, Valentino e tutto qua. Insomma, di fatto c'è stato un calo degli ascolti, come c'è stato poi più avanti quando Sky ha preso il posto di Mediaset, che è stato un calo dell'80% minimo, ovvio. È logico che la gente protesta, protestavo anch'io allora, e questo mi procurò diversi problemi, perché in Mediaset c'era Rino Tommasi, che era convintissimo che la televisione a pagamento fosse il futuro della televisione, e magari aveva pure ragione, visto quello che è successo dopo. Però è chiaro che dal punto di vista dei motociclisti io vedevo il danno del pubblico, delle squadre, delle case.
Ed è stato un cambiamento abbastanza sconvolgente perché il motomondiale, così come la Formula 1 a quel tempo, era sempre stato mostrato in chiaro, a differenza del calcio che ha sempre vissuto momenti diversi che vedremo sull'altro canale. Però in soldoni il calcio in chiaro non è mai stato praticamente trasmesso, se non la sintesi di un tempo da parte della Rai. Il calcio praticamente fin dall'inizio è sempre stato trasmesso a pagamento, mentre altri sport, fra cui il motomondiale, ma possiamo citare anche la Formula 1, hanno fatto il processo inverso, da gratuiti sono passati a pagamento. La stessa Dorna a un certo punto voleva stracciare il contratto con Telepiù, perché è vero che sul partire criptati c'era stato un accordo anche con Carbelo e Speletta, però la copertura era stata garantita come una copertura che era assoluta in Italia e totale, ma invece non era proprio così. C'era gente che non lo vedeva nemmeno il segnale, non lo riceveva. E quindi Dorna addirittura fece causa, volle stracciare il contratto e però ancora Telepiù vinse la causa. E poi fu anche la Federazione Motociclistica Italiana l'anno dopo, mi pare era il 95, sì, in agosto aveva fatto un esposto al garante per l'editoria per togliere i diritti a Telepiù per questa storia del criptato e del pagamento. Ma il garante, come al solito, si sa come va queste cose, non garantiva così tanto e alzò le braccia dicendo che mancavano delle leggi per poter capire che cosa era di interesse nazionale e cosa no. Poi dal 1996 la MotoGP tornò alla Rai, dal 2002 passò sulle reti Mediaset fino al 2013 e poi dal 2014 fino ai giorni nostri, come sappiamo, è trasmessa su Sky. Ci si chiede ancora oggi se è giusto trasmettere obbligatoriamente degli eventi sportivi in chiaro. Secondo me, come in molti sostengono, oggi per trasmettere un evento sportivo con una copertura completa, con delle televisioni che siano Rai o Mediaset, non ce la farebbero. Perché i costi sarebbero altissimi, che solamente con la pubblicità non verrebbero coperti, e principalmente perché al giorno d'oggi le pay TV garantiscono soldi, sicurezze, qualità, servizi e molto altro. E intendo sul satellite, non in streaming, perché l'Italia per trasmettere certi eventi in streaming, come stiamo vedendo col calcio sicuramente con la Serie A, non ha di base l'infrastruttura tecnologica per garantire un servizio a quei livelli. Fatemi sapere quindi la vostra nei commenti, perché questo qui è stato un evento che ha cambiato completamente il rapporto fra lo sport e la TV e della storia della televisione italiana in generale. E ricordatevi ancora di iscrivervi al canale e attivare la campanellina perché ne arriveranno altri in futuro belli succulenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!